Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze lavorative e economiche per il primo semestre del 2023. Abbiamo la giustizia, amici del Sagittario. Devo dire che quando c'è la carta della giustizia si parla di contratti, di questioni che vengono regolarizzate, anche di questioni burocratiche che magari si andranno a sbloccare nel primo semestre del 2024. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Ricordarvi anche che la stesa generale per il 2024, quella sull'amore e gli affetti e quella sulla crescita spirituale sono già online. Trovate tutto nelle playlist del canale, io eventualmente ve li metto poi qui in fondo al video. Bene, ok, cominciamo già subito con 3 carte. Abbiamo un asso di spade, una regina di spade, un 6 di bastoni, cavaliere di bastoni, 3 di coppe, 8 di pentacoli, e ruota della fortuna. Dunque ragazzi, partiamo con questo asso di spade. L'asso di spade, e vedo anche poi che comunque c'è la regina di spade, quindi si tratta di qualche taglio probabilmente che andrete a fare, di qualche verità che potrebbe venire a galla, come la sensazione che c'è un qualche tipo di realtà che diventerà palese, una verità appunto, qualche rivelazione. Mi verrebbe da dire che potrebbe essere qualche cosa che riguardi il patrimonio di famiglia. Con questa regina di spade potrebbe essere qualcosa inerente a una madre, piuttosto che sì, un qualche tipo di questione familiare, mi viene da dire. Devo dirvi che con la regina di spade, io continuo a vedere spade della giustizia, l'asso di spade e la regina di spade, quindi ho come la sensazione che veramente andrete ad avere un pochettino il pugno di ferro per quello che riguarda il lavoro, le finanze, la gestione, insomma, di certi aspetti della vostra vita. E vi dico anche che vi sento ben proiettati verso quello che sono, diciamo, tutte le idee che avete per quello che riguarda il vostro futuro. È come se con la regina di spade foste portati a fare dei programmi, a organizzare. Andiamo a vedere carta per carta. Poi alla fine andrò, insomma, a fare i vari esempi nel caso siate occupati, disoccupati o autonomi. Allora, ripartiamo dall'asso di spade. Fante di spade e 8 di coppe. Sì, ragazzi, ripeto, è come se venisse fuori a galla qualche cosa nel prossimo semestre. Allora, può essere una questione tra genitori e figli, effettivamente, perché abbiamo Fante di spade e Regina di spade. Però è come se ci fosse qualche cosa da tenere sotto controllo. O qualcuno
da tenere sotto controllo. Andiamo a vedere la regina di spade. Diavolo e luna. Qui ragazzi c'è qualche paura che blocca. Siccome il diavolo è collegato all'ego e la regina di spade è collegata alla mente, più o meno hanno la stessa energia, diciamo, astratta, ho come la sensazione che potrebbero esserci delle rigidità, diciamo nel mondo del lavoro in generale, poi andiamo a vedere nello specifico, o certe tossicità, perché questa regina di spade potrebbe rappresentare un capo, potrebbe rappresentare anche una collega, o magari siete voi il capo. E devo dire che con questo diavolo, insomma, sono tre carte che mi parlano di una, una rigidità, un pugno di ferro che però imprigiona. Ho come questa sensazione. Una determinazione, una forza di volontà che in realtà imprigiona. E avere la luna al contrario, un po' mi viene in mente di nuovo la verità che dovrebbe venire a galla con l'asso di spade, perché la luna parla di proiezioni, parla di paure, di una verità che si vede distorta e con il diavolo ci sono delle tossicità. Andiamo poi a vedere bene alla fine. Adesso vado a vedere carta per carta così poi ho il quadro generale. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Allora abbiamo un 3 di coppe che avete già qui. E un cavaliere di spade. Devo dire ragazzi che anche e soprattutto con questo cavaliere di spade, il cavaliere qui è un 6 di bastoni, ma c'è comunque un cavallo. E normalmente quando ci sono i cavalli si parla di movimento in avanti. Ho come la sensazione che farete dei grandi passi in avanti, sia che sia a livello economico, sia che sia a livello lavorativo. Adesso poi andiamo a vederlo nello specifico dopo. Però ho come l'idea che sarete nell'abbondanza nel prossimo 2024, primi 6 mesi. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Il mago e un 3 di spade. Qui ho la sensazione con tutti questi cavalieri e il mago che è come se iniziaste un nuovo percorso. Qui c'è l'idea e qui mi muovo per manifestare, per regolarizzare quello che io voglio, fondamentalmente. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un re di bastoni e un fante di bastoni. Interessante, perché anche qui abbiamo re fante. No, scusate, questa è una regina. Però comunque è una figura reale con un fante. Allora, devo dire che il 3 di coppe qui, al contrario, lo sento un po' come un... non dico proprio un disaccordo, però diciamo energie diverse. Se state collaborando con, cioè tipo se siete un'impresa familiare, perché mi viene un po' questo, e state collaborando con un'altra impresa familiare, o comunque due imprese diciamo piccole, medio piccole, potrebbero esserci come dei disaccordi, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli al contrario, perché questa è proprio la carta del lavoro. Abbiamo un fante di pentacoli, un 6 di spade e un papa. Ragazzi, qui ho proprio la sensazione che qualche contratto o verrà rivisto o cambierà, si romperà, perché abbiamo proprio il papa al contrario e anche l'otto di pentacoli al contrario. Quindi vi dirò, non è una cosa negativa, nel senso che molte persone stanno un po' sognando di svincolarsi da questo diavolo, ok?
Quindi è come se le cose tornassero in equilibrio con la carta della giustizia. Per cui non vi preoccupate, avete anche la ruota della fortuna. So che è girata al contrario, quindi diciamo non è ancora completamente effettiva, però c'è nell'assesa. Andiamo a vederla. Abbiamo un re di coppe, la carta del sole, 9 di, 9 di spade e regina di coppe, re e regina di coppe, che interessante. Guardate ragazzi, qui ho la sensazione che qualcuno si preoccuperà per questo cambio, ma non dovete. È un cambio di ciclo, è un qualche cosa che doveva essere fatto. So che potrebbe darvi delle preoccupazioni se soprattutto state cambiando un lavoro, vi ritroverete di punto in bianco senza lavoro, è un, diciamo, vi darà da pensare come sostengo le spese, come sostengo la mia famiglia, però sento che è un cambio positivo perché voi già state andando verso qualche cosa di nuovo, verso questo mago. Poi rendetevi conto che avete la giustizia e si parla anche di giustizia divina, quindi è quello che l'universo ci manda per riportare in equilibrio i piatti della bilancia, ok? Allora ragazzi, partiamo dal lavoro. Sento che per qualcuno c'è una situazione piuttosto pesante. Avete il diavolo. Potrebbero anche esserci questioni legate con i colleghi, quindi colleghi o superiori. Può essere una persona in particolare con la quale non vi trovate o più persone all'interno dell'ambiente lavorativo. Insomma, devo dire che giustamente avete la regina di spade, tenete sempre la spada in alto, tenete sempre la difesa ben alta nell'ambiente lavorativo, non abbiate paura a dire pane pane, vino al vino, cioè a stoppare le persone quando esagerano con i commenti o cose di questo genere, però tenete la guardia alta perché l'ambiente a livello lavorativo nel prossimo semestre lo vedo abbastanza confuso, lo vedo abbastanza, soprattutto con 2-3 persone. Adesso dipende se lavorate da soli, potrebbero essere dei clienti o dei concorrenti che vi, sì, che vi prosciugano un pochettino, ok? Se siete disoccupati, ragazzi, la giustizia mi fa ben sperare, devo dire, che troviate un lavoro ben regolarizzato o se già avevate un lavoro che magari, insomma, era un po' così, non era proprio alla luce del sole, piuttosto che era intermittente, è come se venisse regolarizzato con la carta della giustizia, ok? Però, ehm, di nuovo, tenete sempre comunque la difesa alta. E se siete disoccupati, per voi ha un significato un po' più particolare, nel senso non vi accontentate di quello che capita per paura, o può essere che qualcuno sia in una situazione in cui non vuole stare, ma si è un po' dovuto accontentare per paura di non riuscire a pagare le bollette e quello che è. Però è una situazione, ragazzi, con questo diavolo è l'unica carta che veramente mi pesa in questa lettura. Continua a cadermi l'occhio lì, devo dirvi. Ok, allora andiamo a vedere denaro e finanze. Allora, se parliamo di denaro e finanze che avete già, devo dire che potrebbero esserci dei, diciamo, delle comunicazioni. Diciamo che sarebbe utile monitorare, se per esempio avete del denaro in banca e la banca continua a mandarvi gli aggiornamenti, sarebbe utile che voi guardaste la mail con gli aggiornamenti, magari dei costi delle spese o quelle cose lì. Vi dicono di tenervi aggiornati, appunto.
perché ci sono delle comunicazioni che potrebbero arrivare e sono da tenere sotto controllo. Se invece parliamo del vostro denaro che, diciamo, andrete a guadagnare, ragazzi, vi vedo bene. Vi vedo molto molto bene. Siete nell'abbondanza, potete star tranquilli, sapete come gestire bene quello che entra. O perlomeno nel prossimo semestre saprete come gestire tutto quello che entra, saprete come direzionare, dare una direzione al denaro in arrivo. Diciamo quello in esubero perché è quello che giustamente dovete spendere per le spese quotidiane. Dunque, se dovete fare investimenti, se dovete fare movimenti di denaro, non credo che questo semestre sia favorevole per nuovi investimenti o spostamenti di denaro, del denaro che magari già avete. Concentratevi di più su quello che deve entrare. Ho come questa sensazione. Poi, per chi invece magari ha dei progetti, ha dei sogni nel cassetto, diciamo, delle idee, devo dire che ci sarà una sorta di propulsione, soprattutto con questo cavaliere di spade che è molto determinato, perché qui vi ripeto, avete 3 cavalli. Quindi ho come la sensazione che andrete dritti per la vostra meta. Avendo questa sicurezza a livello economico, questa abbondanza, sarà un po' una valvola di sfogo, questo progetto, questo hobby, questa nuova idea, da quello che è l'ambiente tossico che vediamo qua intorno al diavolo, quindi l'ambiente, diciamo, lavorativo o che vivete nel quotidiano. È come se vi servisse un po' questo mago per uscire dalla sofferenza del 3 di spade. Ok, allora adesso andiamo a vedere sorprese e imprevisti, che questo è sempre il tasto un po' più dolente, però. Cominciamo dagli imprevisti e poi andiamo alle sorprese, almeno vi alleggerisco un po' la cosa. Allora, vediamo se ci sono imprevisti e quali potrebbero essere. Allora, sempre intorno ai colleghi di lavoro. Ho come la sensazione che ci potrebbe essere, ehm, possiamo dire un'alleanza tra due persone o semplicemente un piccolo gruppo di persone. Mi verrebbe da dire che non è, che è un po' invidioso, ecco. Quindi niente di grave, insomma, quindi imprevisti, diciamo che passa in sordina. Per quello che riguarda le sorprese, ragazzi, vi dico, ho la sensazione che qualcuno taglierà questo schema di comportamento tossico del diavolo. Potreste anche arrivare a cambiare lavoro o a rompere qualche tipo di contratto magari con qualche vostro cliente o con qualche collaboratore, perché qua vi sento proiettati verso il futuro, come se no, ok, adesso basta, basta con questo ipercontrollo, basta con questa anche manipolazione, vi devo dire, perché abbiamo Fante e Regina di Spade e il diavolo e la luna al contrario anche, quindi sì, per qualcuno si potrebbe anche trattare di una sorta di manipolazione che avviene all'interno dell'ambiente lavorativo. Possono essere anche i colleghi, quindi fate attenzione. È un gruppo, comunque. Mentre devo dirvi, allora, primo imprevisto barra sorpresa, potrebbe essere che conoscerete qualcuno di interessante al lavoro, che magari potrebbe rivelarsi qualche cosa di più a livello romantico. Sorpresa numero 2. Se ci fosse questo cambio che vedevamo qua lavorativo verso qualche cosa di nuovo, per qualcuno si inizierà a lavorare con il proprio partner, con la propria partner,
come se si aprisse un'azienda di coppia, di famiglia, diciamo. Sorpresa numero 3, poi basta. Ragazzi, sta iniziando un nuovo ciclo, sta iniziando un nuovo momento di cambiamento. Qui avete la ruota della fortuna. Il punto è che secondo me dovete prima chiudere con quella, la tossicità e l'ipercontrollo, l'iperrigidità anche di cui ci parla il diavolo. Ok, però qui io le vedo molto positive. Tenete presente che quando capita la carta della giustizia si fa anche riferimento alla legge di compensazione, che dice questa legge che tanto è stato tolto dall'universo, tanto viene dato. Quindi vi dico, con questo diavolo, se riuscite a togliervelo e riuscite a iniziare qualche cosa di nuovo con il mago, iniziate a creare un nuovo tipo di realtà, vedrete che questa ruota della fortuna si gira al contrario, inizia veramente un cambio karmico, anche se poi andate a fare, magari il lavoro che state facendo lo state facendo da un sacco di tempo e sapete bene come farlo, ma l'ambiente è tossico, non importa. Ci passate 8 ore al giorno nell'ambiente lavorativo, una buona fetta della vostra giornata, ed è anche giusto che lo viviate bene. Quindi qui si tratta di migliorare il proprio stato psico-emotivo facendo magari quello che non piace proprio tanto, però compensa la cosa. Non so perché continuo a sentire la parola bar. Quindi per qualcuno si tratta di aprire un bar, prendere in gestione un bar, iniziare a lavorare in un bar, collaborare con un bar potrebbe anche essere. Per quello che riguarda il denaro, vi sento bene, non vedo grosse entrate, ragazzi. Però devo dire che potrebbe essere utile investire i vostri soldi in qualche corso di studi per migliorare. In realtà già avete il mago, quindi tutto quello che voi volete creare lo sapete fare. Avete le doti, avete la conoscenza, avete gli strumenti, avete tutto quello che vi serve per creare un nuovo tipo di realtà, per andare dove vuole andare il cavaliere di bastoni. Però per qualcuno è come se non si sentisse abbastanza preparato, se mancassero dei dati, mancassero come delle informazioni. Per quello che vi dicevo che potrebbe essere benefico, insomma, iniziare qualche corso che vi dia quella sicurezza in più. Bene, andiamo a vedere una fatina, amici del Sagittario. Sostegno, ma che bella. È un po' come se vi dicessero di cercare sostegno. E qui lo sento alla fine, qui c'è qualcuno della vostra famiglia che vi sosterrà, anche se per famiglia si intende quella lavorativa, magari voi non avete più nessuno, non lo so, e avete trovato dei forti legami affettivi all'interno del lavoro. Lì potete chiedere sostegno a qualcuno. Amici del Sagittario, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, potete condividere, commentare, iscrivervi al canale oppure abbonarvi. Se avete piacere di sapere di che cosa tratta la sezione degli abbonamenti, potete sempre curiosare nella playlist, lì ci sono i titoli dei video. Per il resto io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!